L'innamoramento fa bene. L'esperienza d'amore come tappa di consapevolezza del sé. Facevo dei pensieri su di lui che non riuscivo a controllare e lui li seguiva tutti. Qualunque cosa provassi, qualunque cosa volessi, lui mi seguiva. E in quel momento tutte le cose che avevo saputo di me stessa fino ad allora sparirono. Mi comportavo come un'altra donna. Eppure non ero mai stata così me stessa prima di allora. Dal film The Bridges of Madison County. Ed è proprio questo l'innamoramento. Un turbinio dolce ed eccitante di pensieri sull'altro, il nostrano chiodo fisso. Quando ci si innamora arde un fuoco vivo dentro di noi, che possiamo percepire sulla nostra stessa pelle, rintracciare in tutte quelle reazioni ed emozioni psicofisiche tangibili e inconfondibilmente piacevoli, che ci seguono ora dopo ora, passo dopo passo. Tutto il resto passa fisiologicamente in secondo piano. Anche le realtà a noi più gravose sembrano essere più lontane, offuscate da una coltre di nebbia fitta e disarmante, ovvero i nostri progetti e sogni romantici sull'altro. Ottimismo, buon umore ed eccitazione danzano sulle note di una dopamina in rapido crescendo. Le nostre parole ed il nostro tono comunicativo aspirano ad un contatto dialogico più sensuale e accattivante con l'altro. Le nostre fantasie cercano il corpo dell'altro per potersi tramutare in realtà tangibile e concreta. Il bisogno imperante dell'altro ne canta tristemente ogni spaesante assenza sulla scorta di una serotonina in drastico calo. L'innamoramento è esattamente quella fase della nostra esistenza in cui vorremmo che il tempo si possa fermare, d'incanto, in cui vorremmo poter sempre godere della presenza dell'altro, fortemente attratti e desiderosi di condividere momenti di sincera ed intensa voluttà e complicità con il nostro partner. Il piacere dell'innamoramento dunque non è solo mero e immediato appagamento fisico e pulsionale, ma è anche seduzione di sguardi, fusione emotiva con l'altro sostenuta da un reciproco osservarsi, sfiorarsi, scoprendosi timidi di fronte all'intimità con l'altro o aprendosi all'altro con le proprie stravaganze ed appetiti più nascosti. L'amore perciò non è solo un viaggio con l'altro, ma è anche e soprattutto un peregrinare con noi stessi, attraverso noi stessi, dentro noi stessi, alla scoperta di ciò che possiamo essere e divenire se innamorati, di ciò che siamo in grado di donare e concedere se amati, di ciò che non abbiamo mai prima d'ora provato in riferimento e rispetto alle storie precedenti, dei limiti ed ostacoli che siamo in potere di superare e vincere per proteggere l'altro ed il nostro rapporto. L'esperienza dell'amore ci mostra dunque lati e sfumature del nostro stesso carattere, della nostra stessa personalità, che non avremmo mai immaginato di possedere. L'amore sa perciò stupirci. L'amore è quindi una tappa fondamentale per una maggior consapevolezza del sé. L'amore fa chiarezza circa noi stessi, circa la nostra interiorità, i condizionamenti del nostro vissuto,
le tristi eredità del nostro passato, le nostre stoiche speranze per il futuro e le nostre reali potenzialità di realizzazione di sogni e progetti erotico-sentimentali. Innamorarsi fa bene al nostro corpo e alla nostra coscienza. Ci permette di sperimentare differenti aspetti dell'eros e di attraversare le porte oscure della nostra ombra, portando alla luce della consapevolezza ciò che ancora non conoscevamo di noi stessi, mettendo alla prova il nostro indomito coraggio alla verità, la verità su noi stessi. Ed è proprio questo l'innamoramento, un appuntamento coraggioso nel cammino della vita, a cui nessuno dovrebbe mai mancare, poiché, come sempre sostengo, tutti abbiamo diritto alla felicità, alla passione ed al piacere di eros e sentimenti, in una dolce girandola di esperienze ed emozioni che ci rendono meravigliosamente umani e consapevoli.